Fotografia e grandi uomini politici. È sempre stato un binomio che ha viaggiato a braccetto. La maggior parte di essi ha utilizzato il mezzo fotografico in modo etico, ma quando si parla di dittatori è andata proprio così? Lo scopriamo in questo video. Se nel passato i grandi re e gli imperatori amavano farsi ritrarre in pose solenni ed abbigliati di simboli prima ancora che di vesti, nel Novecento l'iconografia dei potenti si appoggiò soprattutto alla fotografia. I quadri e gli affreschi di un tempo furono sostituiti dagli scatti in bianco e nero e i pittori da abili fotografi. Cambiò il mezzo, ma non l'intenzione. Già l'imperatore Augusto, 2000 anni fa, si preoccupò di diffondere un'immagine di sé che fosse potente, pulita e matura, anche in tarda età. Le sue statue, che circolavano in tutto l'impero, non rappresentavano esattamente una realtà, bensì una proiezione ideale della stessa. Qualcosa del genere avvenne secoli e secoli più tardi, quando i regimi totalitari imposero non soltanto idee e concetti, ma anche rappresentazioni artificiose e politicamente schierate della realtà. Uno dei più grandi manipolatori fotografici del Novecento fu senz'altro Stalin, che, salito al potere, fu responsabile dell'eliminazione, dell'esilio e della condanna ai lavori forzati di oltre 1 milione di persone. Il controllo politico del dittatore non si attuò tuttavia solo attraverso atti violenti e persecutori. Già 90 anni fa Stalin aveva infatti compreso l'importanza mediatica della fotografia ed operò affinché tutte le immagini che circolavano nell'Unione Sovietica di quegli anni fossero modificate o lavorate a seconda delle necessità. A partire dagli anni 30, molte delle foto che rappresentavano Stalin e altri membri del partito subirono delle alterazioni. Alcune persone sparirono, certi elementi vennero aggiunti e si arrivò persino a photoshoppare l'aspetto del dittatore, nel tentativo di farlo apparire più attraente e più giovane. In uno scatto del 1897 erano immortalati alcuni giovani socialisti prima della salita al potere. Accanto al giovane Lenin, al centro, si trovava Alexander Malchenko, che alcuni anni più tardi fu accusato di essere una spia e giustiziato. La sua immagine fu rimossa dopo il 1930 e in questo modo continuò a circolare. In un'altra fotografia a sparire fu Nikolai Ezhov, commissario del popolo agli affari interni, che dal 1936 al 1938 guidò la repressione durante il picco delle grandi purghe. Ezhov fu arrestato e fucilato nel 1939 e da quel momento il suo volto scomparve da tutte le immagini ufficiali. La rimozione delle persone dalle foto rispecchiava quasi sempre un'eliminazione fisica. Prima di sparire dalle immagini, infatti, molti personaggi reputati scomodi si ritrovavano davanti a un plotone d'esecuzione per essere fucilati. Successe anche in uno scatto del 1926, quando Stalin fu immortalato al fianco dei capi del partito, Nikolai Antipov, Sergei Kirov e Nikolai Shvernik. Il primo a sparire fu Antipov, arrestato nel 1938 ed ucciso nel 1941. Ma il ritocco a questa immagine non finì lì. Via via sparirono dallo scatto anche Kirov e Shvernik, finché la foto fu modificata e ricolorata per raffigurare il solo Stalin. La manomissione delle foto non si arrestò alla cancellazione delle persone. In certi casi il regime arrivò ad inserire dettagli o elementi fuorvianti nelle foto del passato. Inserirono ad esempio il volto di Stalin in fotografie di eventi importanti a cui però il dittatore non aveva effettivamente partecipato. Altre volte la memoria stessa del passato fu falsata. È il caso di una foto del 1920 che immortala Lenin durante un discorso in piazza. Gli spettatori non dovettero sembrare sufficientemente numerosi, tanto che, per esaltare l'impresa, i ritoccatori pensarono di sovrapporre questa immagine ad un'altra, dando così l'impressione di una folla enorme.
Un altro perfetto esempio di censura fotografica avvenuta in tempi di regime totalitario fu quella che toccò all'Italia nel corso del secondo conflitto mondiale. Nel 1940, dopo l'annuncio dell'entrata in guerra, Mussolini si premunì di propagandare il grande evento anche attraverso foto e riprese video. L'Istituto Luce, assieme agli organi cinematografici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, mise in piedi un progetto chiamato Reparto Guerra, con il compito di fornire una documentazione quanto più obiettiva possibile dell'evento, ma questa obiettività fu, a dire il vero, ben poco rispettata. Nella sezione fotografica, a fronte di oltre 71.500 negativi, ben 2.851 pose vennero scartate e ne fu vietata la pubblicazione. Gli scatti finirono in un archivio riservato e diverse furono le ragioni che portarono a questa scelta. Si scelsero soprattutto le foto che trasmettevano un senso di eroismo, di forza e di vittoria, nonostante la realtà sul campo di battaglia fosse molto diversa. Scatti che ritraevano soldati morti o feriti, o che comunque davano la percezione di sconfitta, furono reputati scomodi e censurati. Le immagini avevano infatti un impatto nettamente maggiore sull'osservatore rispetto alle scarne cronache di guerra. Erano immediate, realistiche, forti, e questo ne faceva emergere un senso drammatico, doloroso e inumano, che al regime non piaceva affatto. Furono per questo nascoste tutte le foto in cui la morte e la violenza erano troppo evidenti e totalmente prive di eroismo. Si occultarono le bare, i funerali e persino le infermerie. Si scelse poi di scartare le pose in cui i soggetti risultavano privi di fierezza, immortalati in posizioni troppo naturali e poco fiere, o quegli scatti in cui le divise apparivano strappate e sporche. Tutti atteggiamenti poco consoni ad un soldato vittorioso furono per questo banditi. Vi era un vero e proprio censore che passava in rassegna le fotografie ed annotava accanto ad ognuna i motivi per cui era stata scartata. Nell'archivio riservato, oggi in parte consultabile, accanto a queste immagini si leggono commenti incredibili, come sono accattoni o soldati, o battute sarcastiche del genere se pubblicassimo foto come queste ci faremmo davvero una gran figura. Non mancano indicazioni di elementi reputati indecenti, come camicia strappata e scarpe rotte, e risentimenti per la troppa paura dello sparo nei soldati immortalati. Si arrivò a commentare le espressioni dei soldati e la loro adeguatezza estetica, suggerendo anche di scegliere solo bellissimi tipi di razza italiana, ben vestiti e in atteggiamento veramente austero. Fu censurata anche l'immagine che immortalava Mussolini in un ospedale da campo, chino a fronteggiare lo sguardo di un soldato ferito. Si ritiene che l'espressione di quest'ultimo contenesse troppo disprezzo, troppa ostilità e forse troppa paura nei riguardi del duce. Aspetti questi non degni e di certo troppo pericolosi per essere ricordati o pubblicizzati. L'immagine era importante e lo sapeva anche Hitler. Le sue foto furono stampate e circolarono a milioni durante il periodo nazista. Comparivano sulle cartoline, sui francobolli, sui soprammobili e nei quadri. Heinrich Hoffmann, fotografo ufficiale del regime e nazista della prima ora, fu autore della quasi totalità degli scatti che conosciamo del dittatore. Parte della cerchia ristretta dei collaboratori, Hoffmann fu infatti investito di un vero e proprio ruolo politico. Le fotografie di Adolf Hitler rappresentavano uno strumento fondamentale della macchina propagandistica del regime ed ebbero anche un ruolo nel disegnare la sua stessa immagine agli occhi della nazione e del mondo. Fu molto importante la scelta delle pose, la ben visibilità dei simboli, l'intensità dello sguardo. Tutti questi elementi dovettero contribuire a trasformare le sembianze di un uomo qualunque in quelle di un eroe del mondo moderno, idolatrato al punto da essere seguito ed assecondato ciecamente fino alla distruzione finale. Hoffmann divenne il fotografo ufficiale di Hitler, l'unico a poterlo fotografare da vicino, e con i diritti di queste immagini si arricchì. Naturalmente non tutte le pose realizzate in quegli anni furono pubblicate.
Dietro la pubblicazione c'era infatti sempre un'attenta osservazione, a cui seguiva l'ovvia censura degli scatti meno significativi e più dannosi per l'immagine del capo nazista. Un interessante gruppo di immagini datate 1925 rimase segreto fino al secondo dopoguerra, quando Hoffmann si decise a pubblicarlo. Le foto immortalano il dittatore in una stanza buia, nell'atto di ascoltare la registrazione di un proprio comizio e di provare la gestualità efficace da tenere in pubblico. Erano scatti utili a studiare le movenze e le pose migliori per impressionare le folle, come farebbe un attore a teatro, e testimoniano quanto preparata e costruita fosse anche a livello iconografico la politica nazista. Hitler comandò ad Hoffmann di distruggere le foto, ma questi invece le conservò, assieme ad altri scatti che ritraggono il capo nazista in un abbigliamento meno marziale, come in una foto in cui si vede il dittatore indossare i tradizionali calzoncini bavaresi di cuoio. Basta osservarli per capire perché si decise di censurarle e di nasconderle all'opinione pubblica. Anche questo video è stato realizzato in collaborazione con Nuisia, che ne ha curato i testi. Vi lascio in descrizione tutti i canali per poter seguire Nuisia, ma soprattutto vi lascio alla fine di questo video la playlist per rivedere tutto d'un fiato i video relativi e le curiosità legate alla storia e alla fotografia. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate le curiosità che vi abbiamo raccontato in questo video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul canale di Street Level Photography. Ciao a tutti e a presto! Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, ma ricordati anche di seguirci su Facebook e Instagram.